Storytime, Evoluzione Radio. Se noi cominciassimo a pensare, ciao a tutti da Marco Ferraro Speaker, benvenuti a Storytime. Dicevo, se noi cominciassimo a pensare che cosa c'è guardando il nostro bagno in casa o guardando un VC, quale tecnologia possa essere applicabile o come è fatto, a chi ci potremmo rivolgere per scoprire come vengono prodotte queste tecnologie? Beh, abbiamo qui il fondatore di Drop Flash, tecnologie per VC apposta, che ci spiegherà appunto in cosa consistono questi prodotti, questi servizi legati chiaramente al nostro VC. Prima di cominciare vi invito come sempre a visitare le nostre pagine social, Facebook Storytime Official o hashtag Storytime Veneto, Instagram Storytime_ufficiale oppure hashtag Evoluzione Radio. Davide, ben arrivato a Storytime. Buongiorno a te, grazie. A te, buongiorno, buonanotte, buona serata a seconda di quando andremo in onda eccetera. Grazie per aver accettato l'invito, per essere qui con noi. Vieni dalla tua bella Chioggia e hai aperto la strada per questo Drop Flash. Com'è nata questa idea, Davide? Allora, l'idea è nata da un lavoro precedente che ho fatto. Io sono per diletto inventore, diciamo artigiano dell'innovazione. Ci piace, artigiano dell'innovazione, sì. Siamo umili, siamo artigiani dell'innovazione. E mi sono reso conto che le tecnologie che attualmente servono, i sistemi idraulici che utilizziamo, sono bloccate da un collo di bottiglia tecnologico che è il tappo idraulico. Ok. Che cos'è il tappo idraulico? Scusa, te la rifaccio. Che cos'è il tappo idraulico, Davide? Okay. Allora, nelle vostre cucine, nei vostri bagni, se aprite le portine sotto il lavandino, vedrete una curva, che è quella che di solito si intasa, certo. che contiene acqua. Chiaro. Il tappo idraulico è una U di tubo con dentro dell'acqua ferma, stagnante, che serve come tappo idraulico per impedire il ritorno all'interno dell'abitazione di quelli che vengono chiamati gas mefitici, ovvero la puzza che proviene dalle fogne. Perfetto. Questa soluzione tecnologica era l'unica possibile probabilmente 50 anni fa, però ha innumerevoli problemi. Ok. E un lavoro di studio che è stato fatto ci ha permesso di realizzare un brevetto e di prototipi che dimostrano che questa tecnologia può essere sostituita con delle valvole, di nuova generazione che funzionano molto meglio. Ok, perfetto. E in realtà sono declinabili in molteplici destinazioni d'uso. Ok. Quella che ci interessa di più è la destinazione d'uso all'interno dei sanitari. Sì, certo. Perché questo? Perché questo potrebbe permetterci di ottenere il 90% di risparmio d'acqua rispetto a quella attualmente utilizzata. Ok. Oltre a dar luogo ad un nuovo sistema di sanitario che non potrà più essere chiamato VC, chiamiamolo VZ, perché è proprio un altro sistema di costruzione, che è anche molto più igienico. Ok. Perché è quasi indistinguibile dal punto di vista estetico ad un VC classico. Sì, certo. Anzi, ma sotto? Diciamo che se lo vedessi ti apparirebbe come un VC classico, però mai utilizzato, cioè vuoto. Ok. Come lo vedi dentro un negozio prima di acquistarlo. certo, senza lo strato di acqua che vedi alla base. Perché il VC con tecnologia Drop Flush funziona sempre scaricando, quindi come un VC normale, solo che non ha acqua stagnante al proprio interno. Ok. E questa assenza ci permette di avere un flusso molto inferiore ed elimina anche quella che è acqua stagnante che soprattutto in ambienti sensibili come gli ospedali o le case di riposo o gli autogrill è un pericoloso punto di ritegno, ristagno e di veicolazione di continuazione batterica. Certo, assolutamente, certo. Questa è un attimino l'idea. Quindi questa tecnologia viene applicata sia per quello che riguarda le grandi costruzioni che anche per le costruzioni private? Può essere applicabile in entrambi i contesti, Davide? Allora, facciamo un passo indietro. La tecnologia non è ancora in commercio. Ok. E questa è la nostra più grande difficoltà. Ok. Noi ci proponiamo B2B, quindi non per il consumatore diretto, ma business to business, certo. E ci vogliamo proporre alle grandi aziende produttrici di sanitari come fornitori di una tecnologia per permettere a loro di produrre una nuova tipologia di VC molto più performante. Ok, fantastico. Questa è l'idea, anche perché il nostro motivo d'essere, il nostro why è quello di fornire velocemente worldwide proprio questa tecnologia, perché solo se è distribuita in maniera molto larga e diffusa ha un impatto ambientale e sociale sensibile, no? Quindi è impensabile per noi creare
un nostro marchio di VC e pensare che quel marchio di VC in breve tempo vada a contaminare o prendere l'intero mercato mondiale. Chiaro. È molto più, anche se ci piacerebbe molto, a dire la verità. certo, è uno dei certo. nostri sogni fare la nostra Ferrari di VC, ecco. Chiaro, Quello chiaro, forse chiaro. un giorno lo faremo. Chiaro, Però lo auguriamo, certo. il nostro desiderio è quello di convertire tutti i player di mercato alla nostra tecnologia in maniera tale che nel giro di un paio d'anni potenzialmente Certo. ci siano i nuovi VZ in Sì. sostituzione di VC, e poi magari che tutte le persone che sono sensibili da un punto di vista ecologico Sì, e della ambientale funzione anche della tecnologia. Certo. siano disponibili a dire ok, rottamo il mio vecchio VC e Ok. compro un VZ con tecnologia Dropflush. Senti Davide, allora te la sentiresti di sintetizzare brevemente nell'esposizione, nella descrizione di quello che è nascosto sotto il sanitario? Allora, in realtà non posso. Non sveliamo troppo, Esatto. ok. Allora, diciamo che cosa sul nostro possiamo sito comunicare? c'è un video in rendering 3D che fa vedere come funziona. Quindi si Ok. vede il VC classico e si vede il VC Dropflush. Ok, perfetto. In realtà non è proprio così, perché quello è l'equivalente del nostro prototipo testato. Sì, certo. Però, essendo che lavoriamo molto velocemente sulla tecnologia, Certo. quello che vedete, il prototipo che già abbiamo testato e che già supera le normative UNI 997, che sono le prove che devono superare i VC Certo. con un solo litro d'acqua, Sì. siamo già arrivati alla versione 4 Ok, rispetto fantastico. alla versione 0. Nel mentre, esatto, che con questa cosa si è espansa a livello proprio di idea. Per cui diciamo che la nostra tecnologia, parlando di valvola proprio, che è Sì, il cuore, certo. è già brevettata in Italia, è già protetta dal PCT internazionale ed è già in fase di rivendicazione in Cina, India, Stati Uniti d'America ed Europa. Ok, Però quando saremo pronti con i giusti accordi commerciali per lanciarci, Certo. ci sono almeno altri 3-4 brevetti da ulteriormente Da portare, da rivendicare. presentare, certo. Per cui non potrei in questo momento descrivervi esattamente. no, certo, come no, però sarà. già il fatto che comunque mi dici che qualcosa si può vedere direttamente dal vostro sito, ok, quindi partiamo carta e penna a mano subito con www.dropflush.com. Chiaro, certo. Approfondendo la tecnologia, questo potrebbe dar luogo un domani a sifoni slim per avere cucine senza ingombro sotto, Mhm. o docce ultra slim per avere i piatti doccia più piccoli, Certo. oppure anche a valvole antirigurgito molto più performanti in caso di allagamento di quelle che ci sono adesso. Però tutti questi future works noi li chiamiamo Certo. domani. Bisogna pian piano piccoli passi, vediamo quello che succede e intanto comunque l'idea ben chiara e ben allestita, insomma, diciamo questo. Dimmi. Perché domani? Mm. Perché tutte queste soluzioni sono importanti, ma non hanno un impatto ambientale forte. Ok. Invece la stessa soluzione applicata al VC, cioè dati ufficiali dicono che nel VC scarichiamo ogni giorno 141 miliardi di metri cubi d'acqua. E non è acqua qualsiasi, è acqua che è stata nella maggior parte dei casi, non sempre a dire il vero, ma nella stragrande parte dei casi è stata potabilizzata prima. Mhm. Quindi acqua di altissimo valore, che è stata trattata, ci sono stati spese di soldi, ci sono stati investimenti, Certo. veramente non ha senso buttarla giù per il gesso. Certo. Scusa il francese. No, beh, il concetto è quello, il contesto è quello, quindi alla fine si sente assolutamente e perfettamente al 100%. Carta e penna alla mano di nuovo, ripetiamo www.dropflush.com, sito web Dropflush, Facebook Dropflush uguale Instagram, info@dropflush.com. Davide, siamo arrivati alla fine della nostra conversazione, ma vuoi lasciare un messaggio, un appello magari prima di salutarci ai nostri microfoni e o alla nostra telecamera? Io se posso fare un appello, farò un appello a tutti gli organi istituzionali. Certo, si sta assolutamente. investendo tantissimo sulle soluzioni, alle volte anche a lungo termine un pochino più complesse, e devo dire la verità, si fa fatica a trovare investitori, Certo, ecco, certo. che servono per accelerare la velocità del progresso, per capirsi, Chiaro. dell'iniziativa, e sarebbero ben graditi. Certo, grazie intanto per aver portato qui la tua idea, per averla esposta e complimenti. Alla prossima. Grazie. E quindi salutando Davide Bettiol, artigiano dell'innovazione, non meno, fondatore di Dropflush, vi ricordo che questa conversazione appena fatta la potete trovare nello spazio radiofonico di Radio Canale Italia. Da Marco Ferraro Speaker è tutto, un grande abbraccio e come sempre vi rimando al prossimo incontro. Ciao ciao! Storytime, Evoluzione Radio.